Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovissimo mini tutorial. Oggi vi mostrerò come realizzare un manico intrecciato che secondo me potrebbe esservi davvero utile. Ci servirà del cordoncino, del filato comunque in generale, l'uncinetto e due moschettoni. Ho utilizzato questi. Dunque prendo del cordoncino, uncinetto di lavorazione 4,5, faccio un cappio e avvio un totale di 36 cm di catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48, 49, 50esima catenella, misuriamo un attimino, dunque siamo a 38 centimetri, potrebbe andare anche più che bene perché una volta che ritorniamo indietro a punto basso, leggermente la lavorazione stringe un po'. Facciamo 50 catenelle totali, faccio una catenella per ritornare indietro a punto basso, per cui a partire dalla seconda catenella nella maglia dietro al solito vado a lavorare un punto basso. 3, 4, 5, 6. Ovviamente a fine riga mi ritroverò 50 punti bassi. E intanto continuiamo così per tutta la riga. 49, 50esimo ed ultimo punto basso. Faccio una catenella, intanto misuriamo un'altra volta. Perfetto, siamo a 35 centimetri, quello che io cercavo praticamente. Adesso continuiamo il nostro lavoro. Ho fatto una catenella, aggiungiamone altre 50. 2, 3, 4, 5, 49, 50, 51esima catenella. Ora ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. A partire dalla seconda catenella andiamo a fare un punto basso e ritorniamo indietro. 1, 2, 3, 50esimo ed ultimo punto basso. Perfetto. Intanto questo sarà il risultato, ma andiamo avanti e ripetiamo questo lavoro per l'ultima volta. Quindi vado a fare 51 catenelle sempre. 50, 51 e ritorniamo indietro a punto basso per un totale sempre di 50 punti e poi praticamente abbiamo quasi terminato. 3, 49, 50esimo ed ultimo punto basso nell'ultima catenella. Ora dobbiamo ottenere questo risultato. Facciamo subito, visto che abbiamo il cordoncino attaccato, un altro punto basso sempre nello stesso punto. Un punto basso nella riga successiva e un punto basso nella riga successiva. Faccio una catenella, giro il tutto, prendo il primo moschettone, il mio misura 7 cm, più i 7 dall'altra parte sono 14, più i 36 cm, arriviamo ad un totale di 50 cm, che è la lunghezza che preferisco sempre, ormai lo sapete, penso di avervelo detto tante volte, quindi anche voi mi raccomando, calcolatevi, quindi abbiate un numero di catenelle sufficiente a raggiungere la lunghezza desiderata, considerando anche le dimensioni degli accessori che state utilizzando. Pareggio il mio primo moschettone e entro nel moschettone e nel primo punto basso e faccio 1 e 2 punti nello stesso, così lo rinforzo per bene. Punto successivo, 3, 4, punto successivo, eccolo qua, 5 e 6, perfetto. Ora farei una catenella di sicurezza, staccherei un po' di cordoncino, mi aiuto con un ago, piego in questo modo la lavorazione a punto basso, entro nel primo punto e nel primo punto che coincide, così. Vado a fare questa cucitura semplicissima.
1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi mi porto il cordoncino sul dietro, così, e 2. Entro proprio all'interno della cucitura, guardate come tiro il nodino all'interno, faccio lo stesso con l'altro cordoncino in eccesso. Per sicurezza possiamo saldare sempre il tutto. Quindi questo sarà il risultato. Allora, con del nastro di carta mi vado a bloccare il moschettone sul piano da lavoro, in questo modo andrò a fare la treccia. Il cordoncino di destra lo faccio passare al di sotto di quello centrale, mi raccomando stringiamo per bene la parte estrema. Poi stessa cosa faccio con quello di sinistra, lo faccio passare al di sotto e continuo esattamente in questo modo, stringiamo bene l'inizio, quindi al di sotto e questo passa di qua, al di sotto e va al centro e continuo così fino alla fine. 1 e 2, 1 e 2. Possiamo lasciarla anche così e andrei a bloccare con dei punti bassi proprio come ho fatto all'inizio e voilà, guardate che è troppo bella sta treccia, sembra un po' piccolino però una volta che tiriamo guardate quanto si allunga, quindi non male. Nel frattempo mi aiuto anche con una molletta per non far muovere il lavoro. Nel frattempo mi faccio un cappio che lascio sull'uncinetto e vado a lavorare subito un primo punto basso. Vado nel primo punto basso e faccio un punto basso. Ok. Vado nel secondo e faccio un punto basso, quindi 3 punti bassi proprio come all'inizio, stessa cosa, solo che lì avevamo il cordoncino agganciato. Un altro punto basso qui. Perfetto. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, prendo l'altro moschettone, il secondo, e vado a lavorare 2 punti in ciascun punto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Catenella di sicurezza, stacco un po' di cordoncino e ripeto l'operazione di prima. E voilà, il manico intrecciato è così, pronto, che dire, dai, è carino, non male, poi tra l'altro è anche resistente. Doveva misurare 50 cm, ma mi sa che non ci arriviamo, no, siamo a 46 cm, per cui sappiate, grazie a comunque a questo mini tutorial, che facendo la treccia la lavorazione si restringe di 4 cm. Quindi se dovete realizzare anche voi un manico da 50 o da 60, arrivate a quei centimetri e aggiungete altri 4 centimetri. Vediamo, prendo la borsa gemella. Sembra piccolo, ma secondo me va più che bene per me. Considerate che la borsa una volta riempita diventa un po' più pesante, no? E quindi di conseguenza il cordoncino tenderà a cedere, per cui secondo me per me va bene. Dopo la proverò e vi farò sapere. Bene, a questo punto siamo giunti al termine anche di questo mini tutorial. Spero che il manico vi sia piaciuta, che l'idea vi sia piaciuta. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti. Vi do l'appuntamento al prossimo tutorial. Un bacino a tutti!